Mia zia scenderà tra poco, signor Nuttall, disse una ragazza molto compita di circa 15 anni. Nel frattempo dovrete accontentarvi della mia compagnia. Frampton Nuttall cercò di dire qualcosa di appropriato che lusingasse quanto bastava la nipote, senza però far sembrare di mancare di riguardo alla zia, che sarebbe presto arrivata. In realtà, dentro di sé, dubitava seriamente che quelle visite di cortesia a una serie di perfetti sconosciuti potessero giovare in alcun modo alla cura dei nervi che gli era stata prescritta. «So già come andrà», gli aveva detto la sorella, mentre lui si preparava a trascorrere un periodo di riposo in campagna. «Ti isolerai completamente, non parlerai con anima viva e la depressione non farà che peggiorare lo stato dei tuoi nervi. Ti darò delle lettere di presentazione da portare a tutte le persone che conosco là. Alcune di loro, per quanto ricordo, erano piuttosto gentili». Frampton si chiese se la signora Sappleton, alla quale si apprestava a recapitare una di quelle lettere, ricadesse nella categoria delle persone piuttosto gentili. «Conoscete molte persone da queste parti?» chiese la ragazza, avendo stabilito che il silenzio tra loro era durato a sufficienza. «Nessuna», rispose Frampton. «Mia sorella trascorse un po' di tempo qui, alla Canonica, circa 4 anni fa, e mi ha dato alcune lettere per presentarmi alla gente del posto». Il tono di voce dell'ultima affermazione lasciava intendere che non pensava che gli sarebbero state di grande utilità. «Dunque non sapete praticamente nulla di mia zia?» continuò la fanciulla con educata curiosità. «Solo il nome e l'indirizzo», ammise lui, e in quel momento si domandò se la signora Sappleton fosse sposata, vedova o nubile. Qualcosa nella stanza sembrava suggerire una presenza maschile. «La sua grande tragedia avvenne appena 3 anni fa», spiegò la giovane, «dunque dopo il soggiorno di vostra sorella». «Una tragedia?» ripeté Frampton sorpreso. L'idea di tragedie sembrava del tutto fuori luogo in quella tranquilla campagna inglese. «Magari vi sarete domandato perché teniamo quella finestra spalancata in un pomeriggio d'ottobre», disse la ragazza, indicando una grande porta-finestra che dava sul prato. «In effetti sì», rispose lui. «Il tempo è mite, ma non fino a questo punto». Da quella finestra, esattamente 3 anni fa, suo marito e i suoi fratelli minori uscirono per una battuta di caccia. Non fecero mai più ritorno. Mentre attraversavano la brughiera verso il loro terreno di caccia preferito, si ritrovarono tutti e 3 intrappolati in una palude insidiosa. Era stata quella terribile estate umida, sapete, e i luoghi che in altri anni erano stati sicuri avevano ceduto, all'improvviso, senza avvisaglie. I loro corpi non furono mai recuperati. Quella fu la parte più straziante. Qui la voce della fanciulla perse la sua compostezza e divenne tremante e umana. «La mia povera zia pensa ancora che un giorno faranno ritorno, accompagnati dal loro piccolo spaniel bruno, ed entreranno da quella finestra proprio come facevano un tempo. Ecco perché la finestra viene tenuta aperta ogni sera fino al tramonto. Povera zia, spesso mi racconta di come li vide uscire, suo marito con l'impermeabile bianco sul braccio, e Ronny, il suo fratello minore, che cantava «Bertie, perché salti?» solo per farla arrabbiare, perché lei odiava quella canzone. A volte, in serate tranquille e silenziose come questa, ho quasi la sensazione inquietante che entreranno tutti da quella finestra». Si interruppe con un lieve brivido. Fu un sollievo per Frampton quando la zia entrò frettolosamente nella stanza con un turbine di scuse per il ritardo. «Spero che Vera l'abbia intrattenuta», disse amabilmente. «È stata molto interessante», rispose Frampton sinceramente. «Spero che non le dispiaccia la finestra aperta», continuò la signora Sappleton con tono vivace. «Mio marito e i miei fratelli torneranno presto dalla caccia e passano sempre da questa parte. Sono usciti per beccaccini oggi, quindi faranno un bel pasticcio sui miei poveri tappeti. Ma che vuole, gli uomini sono fatti così, no?» Continuò a parlare allegramente di fucili, di selvaggina
e di previsioni sulla caccia invernale delle anatre. Per Frampton era tutto semplicemente orribile. Fece un disperato tentativo, ma solo parzialmente riuscito, di spostare la conversazione su un argomento meno raccapricciante. Era consapevole che la sua ospite gli stava dedicando solo una minima parte della sua attenzione e i suoi occhi vagavano costantemente dietro di lui, verso la finestra aperta e il prato. Era certamente una sfortunata coincidenza che avesse dovuto farle visita proprio in quel tragico anniversario. I medici sono concordi nel prescrivermi riposo assoluto e tranquillità, evitando qualsiasi tipo di sforzo eccessivo, annunciò Frampton, che era vittima dell'illusione piuttosto diffusa che perfetti sconosciuti e conoscenti casuali siano avidi di apprendere il minimo dettaglio dei disturbi e delle infermità di qualcuno, la loro causa e la loro cura. Sulla questione della dieta non sono così unanimi, continuò. No? Disse la signora Sappleton con una voce che sostituì uno sbadiglio solo all'ultimo momento. Poi improvvisamente si illuminò, ma non per quello che Frampton stava dicendo. «Eccoli finalmente!» esclamò. «Giusto in tempo per il tè! E guardateli, sono inzaccherati di fango fino agli occhi!» Frampton rabbrividì leggermente e si voltò verso la nipote con uno sguardo che intendeva esprimere comprensione e compassione. Ma la bambina fissava fuori dalla finestra aperta con un orrore stordito negli occhi. In un brivido gelido, di paura indescrivibile, Frampton si girò di scatto sul sedile e guardò nella stessa direzione. Nel crepuscolo sempre più fitto, 3 figure attraversavano il prato avanzando verso la finestra, coi fucili sotto braccio, e una di loro aveva un impermeabile bianco sulle spalle. Uno spaniel marrone trotterellava stanco ai loro piedi. Si avvicinarono silenziosamente alla casa e poi una giovane voce roca cantilenò nel crepuscolo. «Ho detto, Bertie, perché salti?» Frampton afferrò freneticamente il bastone e il cappello. Nella sua precipitosa ritirata attraversò la porta d'ingresso, il vialetto di ghiaia e il cancello senza quasi notarli. Un ciclista che sopraggiungeva lungo la strada dovette finire contro la siepe per evitarlo. «Eccoci qui, cara», disse l'uomo con l'impermeabile bianco entrando dalla finestra. «Abbastanza infangati, ma per lo più asciutti. Chi era quel tizio che è scappato via mentre salivamo?» «Un uomo assai strano, un certo signor Nuttall», disse la signora Sappleton. «Parlava solo delle sue malattie. Poi, appena vi ha visti arrivare, è fuggito senza un saluto. Si direbbe che abbia visto un fantasma». «Deve essere stato lo spaniel», disse la nipote con calma. «Mi ha detto che aveva il terrore dei cani. Una volta è stato braccato in un cimitero da qualche parte sulle rive del Gange da un branco di cani randagi e ha dovuto passare la notte in una fossa appena scavata con le creature che ringhiavano, ululavano e sbavavano proprio sopra di lui. Un'esperienza senz'altro terribile per chiunque. Improvvisare storie era la sua specialità.